Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi voglio proporre una ricetta tedesca, Kartoffelsalat, tradotto insalata di patate. Partiamo subito con gli ingredienti. Allora, servono 2 kg di patate che io ho già lessato con la buccia e fatto freddare. Dopodiché servirà dell'erba cipollina, una cipolla, aceto di vino bianco, senape, sale, pepe, olio e mezzo litro di brodo di carne che però va scaldato, quindi intanto metto questo qui sul fuoco. Allora, prima di passare alle patate dobbiamo iniziare con la marinata che servirà per insaporire appunto queste patate. Allora, come funziona? Iniziamo con la cipolla, che è quella che dobbiamo tagliare molto finemente. Vi consiglio di usare una cipolla dolce o in alternativa un cipollotto, perché sennò il sapore della cipolla prevarrà sugli altri ingredienti. Allora, come dicevamo, la cipolla va tagliata molto fine. Allora, dato che la cipolla rimarrà cruda, io ci metto subito un pizzichino di sale sopra. L'acidità dell'aceto inizierà un po' a fare perdere il sapore di forte della cipolla. Ok, mentre la cipolla si saporisce, passiamo all'erba cipollina. Anche questa deve essere tagliata veramente molto finemente. Ok, allora amalgamiamo il tutto, ci aggiungiamo un pochino d'olio e aggiungiamo anche la senape. Perfetto, questa adesso la lasciamo un attimo da una parte, attendiamo che il brodo si scaldi, poi ce lo versiamo sopra ben caldo, così che inizi un attimino a cuocere e far sprigionare tutti gli aromi che abbiamo messo. Allora, mettiamo una pulita e passiamo al compito meno, diciamo, simpatico: pulire le patate. Quindi queste le ho cotte con la buccia, io l'ho fatta in pentola a pressione, ma potete farlo semplicemente in una pentola normale. Devono cuocere almeno una mezz'oretta, 40 minuti, oppure il tempo che vi dà il disco della pentola a pressione. Acqua leggermente salata con la buccia. Allora, facciamo intanto il taglio, poi continuo con la pulitura. Allora, prendiamo una bowl abbastanza grande, tagliamo le patate a pezzettoni, diciamo, facendo delle fette grosse così. Poi si taglia, diciamo, in due, insomma, se no dopo si disfano troppo, ecco, grandi in questa maniera. A questo punto possiamo fare anche così, semplicemente tagliamo in due e poi a pezzettoni in questa maniera. Se vi piacciono di più a fette, potete lasciare la fetta intera, io così la trovo più facile da mangiare. Allora, continuo con le altre e poi dopo metto il brodo caldo, appena è caldo, nella marinata. Ci vediamo tra qualche minuto. Dunque, il brodo si è scaldato, aggiungerlo alla marinata. Ecco fatto. Allora, questo lo mettiamo da una parte e aspettiamo di aver tagliato tutte le patate. Quindi ci vediamo tra un paio di minuti. Eccoci. Allora, le patate le ho pulite e tagliate tutte a pezzettini. La marinata è ancora calda, quindi gli do una mescolatina e la rovescio sopra alle patate e poi mescoliamo. Bisogna fare un attimo attenzione che non si disfino tutte le patate, che sono un po' delicate in questo momento. Ok, allora risalo un po', perché il sale l'abbiamo messo solo un po' nell'acqua, ma c'era la buccia e sopra le cipolle all'inizio, quindi un po' di sale ci va. Un po' di pepe e amalgamiamo bene. Vanno un po' girate all'inizio, perché tutto il liquido che abbiamo messo deve essere riassorbito un attimo dalle patate, quindi basta impiegarci, diciamo, un paio di minuti così a mescolare e il gioco è fatto. Ok, allora il tempo di rassettare un attimo che le patate si raffreddino completamente a temperatura ambiente e procediamo all'assaggio. Mentre aspettate di vedere l'assaggio, vi ricordo e vi invito a iscrivervi al canale, mettere like, scrivermi commenti e farmi pubblicità. Quindi ci vediamo tra un paio di minuti. Eccoci allora all'assaggio di questa fantastica
Kartoffelsalat. Come avete visto è abbastanza veloce. Allora a me piace che venga così, quindi con le patate che sembrino diciamo cremose. Se vi piace meno cremoso fate le patate più grandi e diminuite un pochino il quantitativo di brodo. Ecco qua, questa è la mia Kartoffelsalat. Allora, questa volta non mi brucio, quindi già partiamo avvantaggiati. Assaggiamo. Mmm. Mmm. Mm. Un altro pezzettino. Buonissima. È veramente buona. Fatela, provatela, fatemi sapere. Se non vi piacesse la senape, ne mettete magari meno, un pochettino mettetecela. Non si sente, non è predominante, però gli dà un po' quel profumino. Vi consiglio comunque di provarla, secondo me è buonissima. Vi invito a farla, fatemi sapere quando la farete, se la farete, come vi sarà venuta e se vi sarà piaciuta. Alla prossima!